Ragazzi, siamo nuovamente qua, sorry, non era l'ultimo intro dello scorso video. Siamo qui per andare a rivedere di nuovo Photoroom e per utilizzarlo per, diciamo, realizzare una copertina per un video per YouTube. Abbiamo visto come realizzare l'immagine di copertina per il canale, ma questa volta si tratta del video. Quindi se avete bisogno e avete caricato un video su YouTube e non sapete come girarvi, ovviamente spero che questo tutorial vi sia utile. Ovviamente ci agganceremo anche all'intelligenza artificiale per farci generare un titolo d'effetto. Ok, quindi detto questo vi invito a iscrivervi al canale, azionate la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò e andiamo a incominciare subito. Allora andiamo a lanciare Photoroom e la prima cosa da fare è decidere cosa fare. Allora io voglio fare adesso una copertina per un video dove ipotetica ricetta di spaghetti. Quindi cosa vado a fare? Ovviamente vado a prendere, scusate, ci sono sempre dei lavori in corso, o vado a scegliere un post già pronto. Qua ci sono proprio i post del Magnà, ce ne sono, se cerchiamo ce ne sono, ci sono proprio post dedicati al cibo. Oppure posso farne uno diciamo da ex nuovo, che forse è la più bella cosa secondo me. Cosa facciamo come prima cosa? Come prima cosa andiamo a scegliere il formato, ok? Perché poi il background e tutto il resto lo metteremo dopo. Il formato l'abbiamo qua. L'altra volta abbiamo visto la copertina del canale YouTube, questa volta abbiamo la copertina del video YouTube. Ecco, scegliendo questo formato a me è capitato ogni tanto sul Mac che Chrome, YouTube, quando carico la copertina mi dice che è troppo grande e quindi bisogna andare in un programma di grafica per ridurla. Per non incappare in questo errore basta andare qui, custom, e a questo punto diamo 1920, ok, la risoluzione video, per 1080. A questo punto siamo sicuri che la nostra copertina è perfetta. Aspettate che verificherei se abbia scritto giusti. Ok, 1920 per 1080. Ecco, quando andiamo a crea questa copertina qua, poi questa diciamo dimensione ce la troviamo diciamo sotto i preferiti nostri quando andremo a, non so se c'è già adesso, quando andiamo qua la troviamo qua sotto. Dunque vediamo un po', 1080x350 non c'è ancora perché devo ovviamente salvare il tutto. Comunque una volta vedete che ci sono già sotto, io ho fatto il post per Instagram che è 1080x1350, quindi una volta fatta questa copertina salvata, diciamo esportata, andato su fine, quello che è il formato viene ovviamente memorizzato. A questo punto vado a caricare ovviamente un'immagine. Io ho preso un piatto di spaghetti, eccolo qua, lo andiamo a caricare, lui ovviamente lo va a scontornare come al solito, ok? Lo possiamo non scontornare o scontornare. Ecco, a questo punto non ci resta che andare a piazzare il piatto di spaghetti. Ecco, io lo metterò a metà perché a me mi piace queste cose figate qua, mettere a metà le cose. A questo punto possiamo già decidere forse il background o no, sta un po' a gusti. Io vado a cliccare sullo sfondo, vado diciamo sui colori e vado a prendere la matitina e vado a selezionare il colore del piatto. Vedete che tutto quanto come si uniforma e come diventa fine alla fine la cosa che stiamo realizzando. A questo punto non ci resta che scrivere un testo ovviamente accattivante. E dove andiamo a scriverlo il testo accattivante? Andiamo a chiedere a AutoCC ovviamente di scrivere un testo, un titolo per l'avete già vista questa applicazione, per un video YouTube sulla pasta ovviamente spaghetti al sugo. Quindi abbiamo visto già come funziona, andiamo a scegliere la lingua, italiano ovviamente, andiamo a selezionare, ragazzi gli strumenti bisogna usarli, adesso ce li abbiamo, li utilizziamo, mettiamo qua e mettiamo cosa possiamo fare, divertente, professionale,
informativo, dai, va bene così, informativo, selezione, andiamo a sentire e vedere cosa ci dice. Ecco, a parte lui ci dice ovviamente come sviluppare il video, noi prendiamo questa sezione qua, vedete, che proprio riguarda, ok, la ricetta, il titolo della ricetta. Facciamo un bel copia, andiamo in Photoroom e ce lo andiamo a spiaccicare sopra. Facciamo così, andiamo fine, andiamo a incollare e possiamo andare qua a scegliere ovviamente il tipo di carattere, se vogliamo già avere ovviamente un font già, ok, prestabilito, preimpostato. Io vado a scegliere questo, molto carino, molto carino. A questo punto andiamo su qui, andiamo sulla possibilità di andare a rimpicciolire i caratteri, ok, possiamo fare così. A questo punto potremo anche andare a spezzare in due il titolo, cioè fare un titolo e sottotitolo. Quindi vado indietro, 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 cancello tutta questa riga qua, vado a fare così e vado a ingrandire leggermente il mio testo, che prenda proprio tutta questa parte qui. Ok, vedete che abbiamo anche i margini, ok, se io riesco a farveli vedere, perché ovviamente è troppo grande, quindi bisogna, ecco, con queste barrette, vedete, con queste manigliette stringete ovviamente il paragrafo. Se io vado in qua, vedete, c'è il margine, ok, questa è una specie di area di sicurezza dove praticamente il testo potrebbe non venire, ok, visualizzato. Quindi ora io ingrandisco ancora di più il mio ovviamente testo. Scusate i messaggi, ragazzi, non ho spento il cellulare, ogni tanto si sbaglia, ovviamente anche anche i grandi sbagliano. Ecco, se io voglio ovviamente farlo che non vada ovviamente sul piatto, devo trovare la quadra, e che così. Poi cosa faccio? Vado semplicemente a duplicare questo testo, lo duplico, non l'ho duplicato, lo mettiamo al posto, lo duplico, c'è il mouse che dà un po' i numerini, non meno di me, faccio così, cancello tutto e vado a rimetterci quello che ho copiato. A questo punto vado qua, ok, dove c'è ovviamente la frase che è praticamente il sottotitolo, e non faccio altro che andarlo a mettere al centro. E a questo punto potrei anche cambiare, ecco, se voglio centrarlo col titolo sopra, vedete qua, io posso spostare, a un certo punto mi viene fuori, se riesco a centrarlo, ovviamente sapete che io ho le mie difficoltà, mi viene fuori, no, vabbè, adesso non viene fuori, ma non ce ne freghiamo, viene fuori praticamente la possibilità di centrare, eccolo qua, okay, la centratura al testo di sopra. Ecco, qui cambiamo stile di testo, lo cambiamo, mettiamo sempre un testo carino, leggibile, mi raccomando, non una cosa ovviamente che io utilizzo sempre questi tipi di testo, utilizzo sempre questi qua. Quindi lasciamo così, ok, e quindi la nostra copertina è quasi finita. Manca ovviamente qualcosa, ok, possiamo spostarlo in giù. Ecco, ricordatevi che utilizzando magari la tastiera, se utilizzate una tastiera, potete ovviamente andare su e giù, spostare gli elementi con i tasti del cursore, è una cosa molto carina. Ecco, questa è andata sopra, ma ce ne possiamo stare. Possiamo aggiungere un'ombra, se vogliamo, al nostro piatto. Guardate come cambia tutta la storia, e qua sotto possiamo scrivere iscriviti al canale. Possiamo andare a vedere se c'è un elemento, ok, di iscrizione al canale. La storia è cambiata quando clicco qua e vado a cercare iscriviti, praticamente vado automaticamente all'interno della libreria di Photoroom. Ecco, posso andare a prendere, adesso ne prenderò uno per un altro, non mi fate, non state a guardare quello che prenderò uno per un altro. Ecco, col mouse, con la rotellina, se l'avete, potete andare su e giù e rimpicciolire ovviamente l'elemento.
Vedete com'è semplice, ok, creare una copertina. Ecco, adesso potremo anche azzardare, andare qua sotto, anzi qui nel nero, andare qua e far generare da Photoroom un background, ok, e dove andremo ovviamente a scrivere qua dentro che vogliamo un background di cucina. Allora, io voglio far generare ovviamente una cucina, ok, una tavola di cucina. Ecco, non sapendo l'inglese, essendo ignorante come una capra, qui ci sta da scrivere così, ma ovviamente tutto l'ambaradan va in inglese. Quindi cosa vado a fare? Vado a tradurre, guardate che genio ragazzi, copiare, scusate i messaggi, copiare e vado a rincollare, ok, incollo qui, vedi che ha praticamente tradotto il testo in inglese. Ora vado a far generare e vediamo che succede. Allora, guardate un po' che carino che è, possiamo farne generare ovviamente altri, farne generare altri, ok, e finché ovviamente abbiamo raggiunto, ok, il nostro scopo ovviamente di quel tavolo, di quello sfondo che vogliamo. A questo punto diamo il clic su uno, ma sì, su questo qua, e guardate che bella cosa che c'è, solamente che c'è un problema. Adesso il testo ovviamente si confonde un po', quindi a questo punto cosa si fa? O si mette in bianco il testo, ok, o si può lasciare col colore che è, ma ovviamente noi facciamo di più, perché andiamo a prendere sempre col nostro pennino, andiamo a prendere un colore del spaghettino, ok, ci mettiamo questo, ok, e poi facciamo così, andiamo su sfondo, su colore, e andiamo a prendere il colore del legno più scuro, in modo che riusciamo a staccare in qualche maniera il nostro testo. In effetti non è una mossa giusta, perché la mossa giusta sarebbe avere come bianco il background e invece il testo ovviamente che sia di colore scuro, perché l'effetto è diverso. State a vedere, ok, l'effetto è molto diverso, quindi possiamo, diciamo, fare così, e qui invece andare magari a mettere un altro contorno anche bianco se vogliamo, oppure un altro contorno più scuro. Ecco, se io vado adesso a scegliere, potrei anche scegliere il contorno, diciamo, ok, del stesso legno che è sotto. Vedete come stacca. Adesso vado a far così, vado a metterlo sempre bianco, vedete come è staccato dallo sfondo, vedete come si stacca. Quindi molto semplice ragazzi fare una copertina, diciamo, per i video di YouTube, quindi non abbiamo più scuse, utilizzando Photoroom e agganciandoci anche, volendo, ai programmi di intelligenza artificiale. A questo punto vado su salva, vado su esporta, e quindi a questo punto posso andare a salvare ovviamente la mia copertina da tutte le parti, ma cliccando sopra ho il preview completo, vedete, della mia copertina. Il preview ce l'ho anche, tornando indietro, sull'occhio, andando sull'occhio qua, ho il preview della mia copertina. Guardate che bella e che è, come graficamente diciamo compensa, ok, quello che ovviamente si vede, è quello che ci fa venire fame, quindi va bene così. Quindi andiamo qua e andiamo a fare salva, e la copertina nostra è bella che è salvata, non ci resta che andarla a caricare su YouTube. Bene, avete visto quanto è facile creare una copertina con Photoroom. Abbiamo anche visto nuovamente l'applicazione AutoCC, quindi che ci ha aiutato a generare un titolo, ma la fantasia non ci manca, detto questo, detto tutto, come diceva Totò. Con questo ragazzi vi invito ovviamente a condividere questo video con i vostri amici se vi è piaciuto, e in ultimo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Questa volta forse sarà l'ultima volta da soli. Con questo vi saluto, un abbraccione. Ciao!
Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!